libro di morti di Ka, un testo policromo, meraviglioso, che è lungo più di 14 metri e che vediamo qui in tutta la sua estensione e che ci ricorda una serie di episodi fondamentali. Vediamo Ka, seguito da Merit, che sono di fronte ad un tavolo di offerte e dietro questo tavolo di offerte, all'interno di una cappella sorretta da colonne papiroformi, si siede Osiride. Osiride, sovrano dell'oltretomba, è rappresentato qui con il colore verde, il colore della fertilità, siede su un trono e sul trono si vede da una parte questo simbolo che si legge Sematawi, che significa l'unione dell'Alto e del Basso Egitto. E Osiride poggia i piedi su una pedana e la pedana stessa ha la forma di un geroglifico e questo geroglifico si legge Ma'at, che significa giustizia. Quindi lui, come sovrano dell'oltretomba, garantisce la giustizia e l'ordine. Ka e Merit, che sono coperti di gioielli, e peraltro è interessantissimo perché noi abbiamo fatto l'età alla mummia di Ka e alla mummia di Merit e abbiamo ritrovato questi magnifici gioielli all'interno delle bende delle loro mummie. Quindi Ka ha attorno al collo un collare Shebi, un collare dell'onore, un collare che veniva dato ai funzionari che venivano ricompensati dal sovrano per i loro servigi. Ha, come vediamo qui, uno scarabeo del cuore, ancora intatto, ancora all'interno delle fasce della mummia, scarabeo probabilmente iscritto con il capitolo 30a o 30b del Libro dei Morti, in cui si dice al cuore di assistere il defunto, di dire la verità ad Osiride e di non tradirlo. Probabilmente questo scarabeo ancora iscritto contiene anche il nome e il titolo del defunto e di Ka, e noi stiamo cercando di sviluppare delle tecnologie per riuscire a leggere questi geroglifici. Merit, che vediamo qui dietro, all'interno delle sue bende della mummia ha proprio quello che vediamo qui, questo collare wasek, questo collare a giorno che le decora la parte superiore del collo e del petto. E poi aveva anche una cintura fatta di conchiglie, una serie di bracciali e di orecchini molto pesanti. Ebbene, quindi il defunto assieme alla moglie si trovano di fronte ad Osiride e poi è interessante guardare la prima scena di quello che avviene. Vedete che vi è una barca con un catafalco che viene trasportato da una slitta. Il sarcofago poi viene messo in verticale di fronte all'apertura della tomba e qui riconosciamo un rituale che abbiamo già visto in una delle puntate precedenti, quello dello Shepeskef, ovvero questo strumento che appunto si chiama Shepeskef, che viene utilizzato da un sacerdote Sem, nel momento in cui sta portando avanti il rituale dell'apertura della bocca. Il defunto deve tornare a respirare, deve tornare a poter fruire non solo dell'aria ma anche delle offerte che per lui vengono depositate nella tomba. E il testo del papiro ci indica in modo molto chiaro ciò che sta avvenendo. Infatti leggiamo Heru Keres, è il giorno del funerale e in questa parola Keres vedete che c'è un geroglifico, che è il cosiddetto determinativo, che riconosciamo nelle forme, perché quel sarcofago Keres che vi ho presentato qualche puntata fa è un sarcofago a cassa con il coperchio bombato che rappresenta le prime tipologie dei sarcofagi e qui lo usiamo come determinativo. Cos'è il determinativo in geroglifico? Beh, dovete sapere che i geroglifici vengono usati non solo per la loro valenza ideogrammatica, a dire il vero molto spesso vengono usati, molto poco vengono usati come ideogrammi, ovvero quasi mai rappresentano un oggetto che è così nella realtà, per cui per darvi l'esempio questo uccello che è una quaglia non rappresenta qui una quaglia ma viene usato quindi non come ideogramma ma come fonogramma, viene usato per la valenza del suono che ha
si legge nella fattispecie U e quando si ha bisogno appunto di una U viene usato questo simbolo. Alla fine però di ogni parola egizia si usa un cosiddetto determinativo o classificatore, ovvero un oggetto che mi permette di capire a quale categoria semantica appartiene la parola precedente. E quindi qui viene messo questo sarcofago che quindi ci fa capire che abbiamo a che fare con un qualcosa che riguarda il funerale, il culto dei morti e tutto ciò che adesso vi è associato. Nella seconda colonna leggiamo Imi Ercaut, responsabile delle opere, e poi vedete che qui c'è scritto Cha. Andiamo a vedere un attimo come è scritto Cha. Il primo simbolo è un cosiddetto simbolo bilittere che si legge appunto Cha. Poi vi è questo braccio e il braccio è un complemento fonetico che si legge A, che ci permette di capire il simbolo precedente, ci permette di capire la seconda lettera del simbolo precedente. E poi abbiamo ben due determinativi. Il primo, un rotolo di papiro, e poi un personaggio, un uomo seduto. Il rotolo di papiro indica tutte le parole astratte. L'uomo seduto indica ovviamente che tutto ciò ha a che fare con un uomo, quindi parola astratta, uomo, in altre parole nome proprio, nome personale. Ecco quindi che noi siamo sicuri di poter leggere Cha. Dopodiché sotto c'è scritto Ma'acheru, veritiero di voce, Senetef, sua moglie o sorella, Nebet Per, signora della casa, Merit, e poi di nuovo Ma'acheru. Se osservate, lo spazio fra i geroglifici di Cha e di Merit è più ampio rispetto al modo in cui gli altri geroglifici vengono scritti. E questo potrebbe indicare che il nominativo di Cha e di Merit sia stato inserito all'ultimo momento e potrebbe indicare quindi che esistevano ovviamente dei papiri, dei modelli di papiri quasi pronti che potevano essere scelti, si potevano andare probabilmente in una bottega a scegliere parte dei papiri e i nomi dei proprietari, di coloro che volevano avere il papiro, potevano essere aggiunti all'ultimo momento. Capite quindi quanto è necessario studiare questi documenti per capirne poi tutta la loro valenza, non solo per capirne le varie edizioni, per capire il susseguirsi dei capitoli del Libro dei Morti e la valenza che avevano nel culto funerario, ma anche per comprendere come essi venivano prodotti e in quali diverse botteghe. Continuate a seguire il Museo Egizio e ricordatevi che anche grazie, o forse soprattutto grazie a voi, il Museo Egizio può continuare a far ricerca, a sviluppare nuovi contenuti e capire sempre di più la biografia dei magnifici artefatti che avete visto assieme a me.